Buonasera, mi chiamo Giovanni Morandi, sono il direttore del Quotidiano Nazionale ed è un grande piacere per me essere qui. Siamo alle conclusioni di questi 2 giorni, devo dire che è un gran piacere, dicevo, è anche un gran conforto vedere che c'è un altro modo possibile. C'è un altro modo possibile, intendo dire, che è quello che abbiamo visto con la premiazione di progetti che sono stati presentati da questi uomini più che ragazzi che offrono e che hanno pensato qualcosa di diverso da quello che si può trovare in giro. E siamo alla conclusione di questo convegno. Voglio dire questo, io vengo a San Patrignano da molti anni e in certi casi vengo dopo molti anni. Avere la possibilità di venirci con iniziative di questo tipo, rivolte a temi di questo tipo, è una sorpresa che risveglia la speranza. Intendo dire che non soltanto ti capita di ascoltare delle storie personali che possono essere riassunte nel significato di c'è un modo possibile per uscire, c'è un modo possibile di pensare di maniera diversa, c'è un modo possibile di vivere in maniera diversa. In questo caso c'è un modo possibile anche di lavorare in maniera diversa. Guardate, a proposito del tema di questo forum sull'economia positiva, io stavo riflettendo sulla pertinenza di questo aggettivo positiva, perché tenderei ad essere un po' esagerato, tenderei a dire che bisogna trovare un'altra nuova economia. Intendo dire, non bisogna accontentarsi di ritagli all'interno di un'economia che se non è legale, è illegale e comunque ha molte probabilità di essere alegale. E allora c'è questo impegno di una parte d'umanità per creare un'economia positiva che faccia riferimento alle idee, che faccia riferimento ai comportamenti, che faccia riferimento alle scelte. Ho l'impressione che però questo impulso, questa forza che comunque esiste, debba essere sfruttata al massimo perché? Perché guardate, io mi ritrovo a parlare di economia ogni giorno, perché come sapete sui giornali si parla molto di economia e si gira intorno a questi problemi con la precisa sensazione che così non può continuare. Cioè noi stiamo servendo un'economia che serve a se stessa, è qualcosa che ti lascia dentro la precisa sensazione che non può continuare perché c'è un deficit di risposta ad una domanda che chiede delle novità, che chiede delle cose nuove, che chiede delle cose che abbiano più a che fare con l'uomo che con i bilanci. E quindi venire qua a San Patrignano, devo dire, mi è venuto in mente come non lontano da qui, molti anni fa, ebbi modo di conoscere, non lontano da qui, Mohamed Yunus, il banchiere che ha fondato la Banca dei Poveri, il microcredito, e oggi mi ritrovo a incontrare anche altre persone di grandissimo livello, ma ognuno dei presenti, devo dire, è una persona di grandissimo livello perché da lui c'è l'attesa, da ognuno di noi c'è l'attesa di poter avere una risposta per offrire un'alternativa. Che cosa è stato detto in questi 2 giorni? L'abbiamo ascoltato. Inviterei sul palco Letizia Moratti, i 2 organizzatori principali di questo forum, Letizia Moratti e Jacques Attali. Prego. Non li vedo. Eccoli qua. Presidente. Per farci dire un po' le conclusioni e anche per non fermarsi a questa 2 giorni, ma per farla diventare, diciamo, come la piattaforma per delle richieste che hanno a che fare con precisi problemi e con degli impegni anche da chiedere ai governi perché facciano qualche cosa nella direzione
che questo forum ha indicato. La dottoressa Moratti chiederei di poter riassumere quali sono le principali questioni che vale la pena sottoporre ai governi o al governo, non soltanto nazionale, considerando che comunque c'è una realtà nazionale abbastanza diversa da quella che si trova in altri paesi. Faccio riferimento ad esempio alla Francia, dove se non sbaglio il 10% delle imprese che nascono grazie al microcredito. Il microcredito è qualcosa di aiuto che serve a dare un avvio ad un'idea che questo aiuto non potrebbe averlo. In Italia, a fronte del 10% della Francia, invece questa percentuale di imprese è soltanto allo 0,8%. Per cui, dottoressa Moratti, che cosa possiamo lasciare di questi 2 giorni di forum? Direttore, grazie. Io partirei proprio da questi 2 giorni di forum e se non le dispiace chiederei a Jacques Attali di riassumere gli stimoli e le idee che sono venuti in questi 2 giorni, perché da questi stimoli, da queste idee poi abbiamo pensato di elaborare delle proposte. Quindi chiederei prima a Jacques di riassumere diciamo, gli stimoli che abbiamo avuto in questi 2 giorni, che sono stati davvero tanti, e poi io magari illustrerò queste azioni da presentare al governo italiano. Merci, monsieur. Merci, Laetitia. En effet, ça fait 2 jours absolument passionnants, dont le premier objectif était de faire illustrer pour la société italienne, d'abord pour ceux qui sont dans cette salle, et plus généralement pour ceux qui, grâce aux médias, ont entendu parler de ce que nous faisons ici. Et je suis très sensible au fait que ce forum a eu un écho considérable dans la presse italienne, dans les médias télévisés. L'Italie ne jouait pas hier soir, donc ça a permis de garder un peu de place dans les journaux pour d'autres événements que le football. Mais nous sommes très heureux d'avoir pu ainsi faire connaître les concepts de l'économie positive que beaucoup pratiquent sans le savoir depuis longtemps, c'est-à-dire le fait de s'intéresser aux générations suivantes. Et ces 2 jours ont été l'occasion d'illustrer sous différentes facettes, qu'il s'agisse d'ONG, d'entreprises, d'actions gouvernementales, de sociétés ou d'actions diverses, dont San Patrignano est un exemple particulier. Nous avons entendu beaucoup de choses, et à chaque fois avec des illustrations internationales, des illustrations philippines, africaines, latino-américaines, souvent d'ailleurs contradictoires, parce qu'il y a des points de vue divers et des façons diverses d'aborder cette question, et on a vu que l'Italie, en tout cas, contient beaucoup de forces qui portent cette idée de l'économie positive. Ça s'inscrit donc dans un mouvement plus vaste, qui est un mouvement mondial dans lequel nous allons de pays en pays essayer de faire prendre conscience, et chaque pays est un relais vers d'autres. Nous avons fait venir ici en Italie des gens d'autres pays, et chaque forum sera une occasion pour chaque pays de s'approprier le concept. En Italie, ça sera une occasion d'autant plus importante que, comme on l'a dit, dans le classement de la positivité des pays que nous avons fait en septembre dernier pour l'année 2013 et que nous allons republier en septembre 2014 pour l'année en cours, sur un certain nombre de critères, l'Italie se plaçait extrêmement mal, avant-dernier des pays de l'OCDE, et c'est donc une occasion pour l'Italie de prendre encore plus conscience de l'importance du long terme. Et nous avons, tout au long de ces 2 jours, tant dans les séances plénières que dans les conversations bilatérales qui ont eu lieu tout à fait dans les petites séances de travail qui ont eu lieu en privé, élaborer un certain nombre de propositions qui vont être mises au débat, puis apportées à connaissance du gouvernement italien pour aider à cette prise de conscience, comme nous l'avons fait l'an dernier en France, comme nous le faisons bientôt à Bruxelles auprès de l'Union européenne et auprès des Nations Unies, pour que cette prise de conscience du long terme
bien au-delà du seul environnement, du seul social, du seul question de la dette publique, de toutes ces questions qui sont des dimensions particulières de l'économie positive, soient prises de façon cohérente et globale en compte. Et Laetitia va dire à quelle conclusion nous sommes arrivés quant aux propositions que nous pourrions faire, que ce forum peut faire à la société italienne et en particulier au gouvernement italien. Grazie, come ha detto Jacques Attali, in questi 2 giorni abbiamo potuto, tra le altre cose, anche esaminare quelli che sono, quello che è stato il lavoro, il grande lavoro che ha fatto già il forum di Jacques Attali a Le Havre, indicando un indice di positività dal quale emerge in questo rapporto sull'economia positiva appunto che l'Italia non è posizionata ai vertici, ma è in una posizione di arretratezza. Nell'indice si contano 29 fattori di valutazione. Nell'ambito di questi fattori di valutazione, anche in relazione a quanto è emerso in questi giorni, abbiamo pensato di concentrarci su alcune aree, l'area della persona, l'area dell'economia, l'area dell'impresa, l'area della finanza, della pubblica amministrazione e dell'ambiente. E rispetto a queste aree abbiamo provato a individuare delle azioni, a volte più semplici, a volte più complesse, che però concretamente intendiamo proporre al governo italiano con l'idea di una consultazione rispetto a queste proposte di azione in un mese di consultazione online e poi quindi eventualmente integrarle, arricchirle e poi presentarle al nostro governo. Quali sono le azioni che pensiamo di proporre? La prima area riguarda l'area della persona e quindi diciamo che il tema è quello di diffondere i valori dell'economia positiva, perché ancora riteniamo che nel nostro Paese non siano sufficientemente diffusi, nonostante, e ringrazio tantissimo i media partner che ci hanno aiutato in questi giorni, quindi dal gruppo QN a RAI, IGPDeco, tutti i gruppi che ci hanno, media partner che ci hanno aiutato, Sole 24 Ore ci ha aiutato a incominciare a diffondere questo seme appunto dell'economia positiva, però ripeto questi valori vanno comunicati. Diffondere quindi i valori dell'economia positiva attraverso politiche della famiglia e politiche demografiche. Politiche della famiglia perché una delle debolezze che erano emerse nel rapporto sulla positività dell'economia positiva in Italia è proprio una scarsa propensione alla natalità e quindi è un invecchiamento della popolazione. Quindi questo tema delle politiche della famiglia e politiche demografiche ci sembra un tema che debba essere affrontato proprio nell'interesse di un'economia positiva. Programmi scolastici universitari. Abbiamo avuto in questi giorni tanti professori e tutti ci hanno sollecitato a inserire nei programmi scolastici universitari i valori dell'economia positiva. E quindi abbiamo pensato di inserire appunto per quanto riguarda il tema della persona questa azione concreta appunto di inserimento nei programmi scolastici universitari di questi valori e contemporaneamente lo sviluppo delle competenze professionali perché attraverso queste pensiamo di poter mitigare quella terribile mismatch, quella diciamo differenza che c'è tra la domanda e l'offerta di lavoro data dal fatto che ci sono competenze professionali che mancano e competenze professionali che sono invece richieste dal mercato, quindi qui magari anche con l'aiuto delle tecnologie si può fare un grandissimo lavoro e questo riguarda i punti che riguardano la persona,
Proseguiamo. Per quanto riguarda la finanza, sostenere lo sviluppo di strumenti di finanza sociale come i fondi etici, i social bond, i social impact bond, il microcredito. Quindi sono tante le azioni che possono essere fatte, alcune sono azioni che possono essere fatte autonomamente dal mondo della finanza, dalle banche, dagli intermediari finanziari, altre sono un pochino più complesse e richiedono anche l'intervento dello Stato. Magari lo tratteremo poi dopo vedendo il tema soprattutto dei social impact bond. Abbiamo però la fortuna di avere banche che sono impegnate in questo. Oggi abbiamo sentito Banca Prossima, abbiamo sentito Cassa di Risparmio di Rimini, ieri UbiBanca, quindi tutte banche, una per vocazione e missione specifica, Banca Prossima, le altre perché ne comprendono il valore, sono strumenti che incominciano a essere diffusi nel nostro sistema e che sicuramente possono svilupparsi ulteriormente. Penso in maniera specifica per esempio al microcredito, dove mancano ancora i regolamenti attuativi, quindi insomma c'è ancora del lavoro da fare, però diciamo che questo lavoro ormai è iniziato e siamo fiduciosi che anche grazie ai fondi europei che dal bilancio 2014-2020 si inseriscono il microcredito come una delle linee di sviluppo. Speriamo che questo ci aiuti a incrementare questo strumento di autoimprenditorialità che certamente in un momento in cui manca lavoro, mancano le opportunità di lavoro, sicuramente può aiutare tanti giovani. Contributo all'economia. Misurare il contributo del terzo settore al PIL e inserire il valore aggiunto del volontariato nel calcolo del prodotto interno lordo. Allora, pensate, e io lo dico con grande preoccupazione, Eurostat ha inserito nel calcolo del PIL a livello europeo, ha proposto l'inserimento delle attività illecite. Quindi droga e prostituzione sono inserite nel calcolo del PIL da parte di Eurostat. Purtroppo Istat ha accettato questa, diciamo, sciagurata idea, non è la sola perché purtroppo anche la Spagna l'ha accettata. So da Jacques Attali che la Francia non l'ha accettata, ma noi ci troveremo ad avere nel calcolo del PIL le attività illecite. Allora, tanto il mio auspicio, sì. Allora, intanto il mio auspicio è che si torni ad avere un attimo di buonsenso e a togliere dal calcolo del PIL le attività illecite. Mentre invece sarebbe estremamente importante inserire nel calcolo del PIL il valore aggiunto del volontariato. Voi pensate, nel nostro paese abbiamo 4,7 milioni di volontari, calcolando quello che si chiama full time equivalent, quindi come se i volontari lavorassero tutti full time, e non è così, quindi diminuendo diciamo a 1 milione, quindi in maniera estremamente prudenziale, noi avremmo un punto percentuale, calcolando 20.000 euro a volontario, quindi diciamo una stima prudenziale, avremmo praticamente 20 milioni di euro, 20 miliardi di euro, quindi un punto di PIL dato dal semplice inserimento nel PIL del calcolo del volontariato. Quindi l'auspicio è che il nostro regolatore davvero inserisca questa misura. Non costa nulla, è solo un inserimento di una misura, però ci aumenta il PIL e sicuramente premia un settore che è il settore del volontariato, che è una forza straordinaria del nostro Paese. Sempre come contributo all'economia, implementare l'indice di positività dell'economia come strumento di pianificazione e valutazione delle politiche economiche del governo.
qui non è indicato, ma come suggeriva anche Jacques Attali, prevedendo una sessione parlamentare che ogni anno misuri questo miglioramento, auguriamoci, di performance nell'indice di positività dell'economia, e quindi anche questo non ha nessun costo, ma aiuta a dare diciamo, visibilità alle politiche attive positive che vanno in questo senso. Per le imprese abbiamo pensato di sviluppare un sistema di social credits assolutamente simile ai green credits. Credo che tutti conoscono i green credits, che possono venire attribuiti alle imprese per incentivare i comportamenti positivi nell'economia. Quindi anche questo potrebbe non avere nessun costo, come non hanno costo i green credit, perché si crea un mercato e quindi c'è una sorta di acquisto e vendita di crediti verdi, in questo caso sarebbero crediti sociali, e senza costo si incentiverebbe un comportamento positivo delle imprese. Sarebbe estremamente utile, a nostro avviso, poi prevedere dei modelli di valutazione e di misurazione dei comportamenti dell'impresa e sistemi di reward per investimenti e politiche aziendali di lungo termine. Troppo spesso, purtroppo, le nostre politiche aziendali sono costrette a politiche di breve periodo dal sistema appunto di valutazione dell'impresa stessa da parte degli analisti, quindi prevedere dei sistemi che invece favoriscano gli investimenti di lungo periodo potrebbe essere estremamente positivo per andare appunto verso una economia positiva. Inserire nel diritto d'impresa la missione positiva delle aziende, quindi qui si tratta di una modifica effettivamente del testo diciamo del codice civile, ma avere inserita la missione positiva delle aziende nel diritto d'impresa significa riconoscere che le aziende non hanno a cuore solo il profitto, ma possono essere e sono degli elementi di creazione di valore sociale. Favorire una proprietà di lunga durata delle imprese attraverso il voto plurimo dei soci di lungo termine. Anche questa è una misura che potrebbe essere estremamente semplice, in Francia esiste già. Questo cosa significherebbe? Significherebbe premiare quegli azionisti che detengono per periodi lunghi le azioni di un'impresa, quindi significherebbe scongiurare il rischio, che purtroppo più che un rischio è diventata una realtà, della volatilità degli investimenti, che alla fine diventa, più che volatilità degli investimenti, diventa alla fine finanza speculativa anche nei confronti delle imprese, quindi le imprese subiscono una finanza speculativa che vende e compra in funzione appunto di un interesse diciamo di brevissimo periodo, mentre invece con un'azione di questo tipo si potrebbero essere favoriti tutti quegli investimenti, e penso ad esempio agli investimenti ambientali, quindi quegli investimenti che premiano l'impresa che ha a cuore l'ambiente, e che con questo sistema semplicissimo che in Francia esiste già può essere inserito anche nel nostro sistema. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione abbiamo pensato che sarebbe utile integrare i criteri di economia positiva nella valutazione per le assegnazioni degli appalti pubblici. Anche questo credo che può essere il momento giusto per farlo, perché è uscita qualche mese fa la direttiva europea sugli appalti pubblici e c'è una riserva nell'ambito della direttiva europea sugli appalti pubblici per quanto riguarda le imprese sociali, quindi tutto quello che ha attinenza all'investimento sociale. Si potrebbe approfittare appunto di questa direttiva europea, quindi che deve essere recepita nel nostro ordinamento, per inserire
criteri di economia positiva nelle valutazioni degli appalti pubblici. Noi abbiamo pensato, lì non è indicato, ma abbiamo pensato al criterio dell'occupabilità, al criterio dell'uso delle risorse energetiche rinnovabili e altri criteri che sono i criteri, diciamo, fondanti dell'economia positiva. Favorire, questo è molto interessante e si collega al tema della finanza sociale, favorire la riduzione della spesa pubblica nel settore del welfare, utilizzando, laddove è possibile naturalmente, strutture sociali del terzo settore e naturalmente valutando e monitorandone i risultati. Questo l'abbiamo messo perché dalle ricerche prudenziali che ci sono, che in questo momento stiamo esaminando, sappiamo che c'è un gap tra la domanda di servizi pubblici alla persona, quindi servizi di welfare, e l'offerta di servizi pubblici alla persona, che è stimabile da qui al 2020 in prudenziale in 30 miliardi di euro. Quindi il rischio è di, se non troviamo degli strumenti alternativi, è di arrivare ad avere una società che non ha più un welfare sostenibile, con ovviamente problemi drammatici anche di coesione sociale. Quindi attraverso questi strumenti, che poi si traducono nei social impact bond, si possono mettere in atto diciamo degli strumenti virtuosi che comportano una riduzione della spesa dello Stato e comportano un miglioramento dei servizi sociali alla persona attraverso appunto collocamento di social impact bond e il soddisfacimento dei bisogni alla persona, quindi con un sistema premiante per quelle amministrazioni che risparmiano, ma nello stesso tempo attraverso il terzo settore danno servizi migliori. Per quanto riguarda l'ambiente ed è l'ultima, favorire l'introduzione di classificazioni dell'impatto sociale e ambientale dei prodotti e dei servizi per orientare le scelte di acquisto. Quindi questa è una misura volontaria, quindi non richiede nessun intervento normativo, però ci auguriamo che questa possa diffondersi come buona pratica, perché sicuramente potrebbe aiutare appunto lo sviluppo di un'economia sostenibile e rispettosa appunto dell'interesse delle future generazioni, che non può essere un interesse rimandato a quando le nuove generazioni saranno cresciute, ma deve essere coltivato e diciamo messo in atto da oggi. Queste sono le misure che abbiamo pensato e dopo una consultazione le presenteremo al governo e a tutte le parti, diciamo, che possono essere interessate a prenderle in considerazione e io mi auguro anche a svilupparle. Volevo chiudere ringraziando, se mi permettete, ringraziando Planet Finance per aver il movimento dell'economia positiva, Jacques Attali, il suo movimento per aver scelto San Patrignano, e un ringraziamento davvero particolare a tutti i ragazzi di San Patrignano che hanno fatto 2 giorni intensissimi di organizzazione, di ascolto, di partecipazione, dimostrando davvero di essere un esempio di economia positiva. Un ragazzi, applauso. grazie. Grazie a Letizia Moratti, grazie a Jacques Attali. Che vuole aggiungere qualcosa? Je veux juste ajouter mes remerciements à Laetitia pour avoir si magnifiquement organisé ici à San Patrignano avec toutes ses équipes ce forum absolument extraordinaire. Je voudrais aussi remercier les équipes si vous permettez, de Planète Finance qui ont aussi beaucoup travaillé, en particulier Alain Tulot qui dirige le forum d'économie positive dans le monde entier, qui l'a très bien dirigé ici. Les équipes de EcoPlus TV, la télévision qui gère nos images ici et dans les télévisions sur Internet, et les équipes d'Éric Tardy qui ont organisé la logistique avec toutes celles de San Patrignano et tous ceux dont je ne connais pas le nom mais qui ont joué un rôle absolument majeur dans la réussite, qui nous donne simplement le désir de revenir l'année prochaine. Grazie ancora, grazie a tutti quanti, a presto!